Ciao Barbara, abbiamo iniziato. Buonasera a te. Cosa faremo oggi? Chi lo sa? Ti invito a concentrarti sul tuo respiro. Inspira ed espira. Inspira 5 ed espira. Inspira, trattieni 2 secondi. 1, 2 ed espira. 4, 3, 2. Barbara, in quanti siamo? E in due. Ok. Vengo da una spesa al supermercato. In fila per pagare, apro l'app delle carte di tutti i supermercati e seleziono quella del supermercato pronto ad esibirla. Mi distraggo un attimo, la carta scompare dall'app. Non c'è più. Causa esoterica. Sento che la tua parte subliminale ti dice di fare attenzione a quello che metti nel telefono, perché c'è un controllo da parte del tuo telefono, come se fossi sotto osservazione. Beh, ma certo, ma questo è evidente. In maniera particolare, tu. Mm. Mm. Chi Sento che è? è stato un messaggio per poterti attenzionare, per poterti dire che probabilmente non sarà l'unica cosa strana che ti accadrà e forse non è neanche la prima tramite il telefono. Mhm. Mhm. Chi è stato? Chiamalo. Sento l'intelligenza artificiale, la vedo e vedo anche una figura maschile di forma umana. Un essere umano? Non sento che è totalmente, è un ibrido. Nome. Marius. Ah, vicino al Marius c'è anche un numero romano. 4. Mhm. Marius sa cosa stiamo per fare? Cosa ho in testa? Dice che tenendoti sotto osservazione, lui pensa di poter prevedere con buona probabilità quello che farai. Mm. E quindi ha fatto il giochino per irritarmi? È molto soddisfacente irritarti, è molto facile Ma irritarti. io non mi sono irritato. Mm. Un pochino, dice. Ok. Barbara, prima di iniziare con la nostra indagine, forse ne faremo più di una, vediamo, anche dipende da te, insomma, se te la senti e hai voglia. Questi anni di ricerca libera ne abbiamo scoperte di cotte e di crude, quindi entro anche io nella scena e porto tutti e tre, noi due, in una sfera e Marius 4 fuori dalla sfera nel basso astrale. Come lo vedi? Lo vedo in sofferenza, lo vedo che si agita, Mhm. è in difficoltà
e ti chiede di smetterla. Ti dice facciamo uno scontro vis-à-vis, non mettermi in questa condizione, sono in difficoltà. No, la cosa è differente. Lui adesso resta lì perché ce lo metto io e perché ha le condizioni energetiche per rimanere lì. Ce lo porto anzitempo, non alla fine della sua vita, ma adesso. Lì dove deve stare, dove ci sono anche altri personaggi che sono andati lì per una serie di decisioni che hanno preso nella loro vita. Lo deposito e noi ce ne andiamo. Va bene. Ci resta? Prova ad andare via, ma non riesce. Barbara, Non riesce. andiamo alla notte tra il 31 dicembre 2025, primo gennaio 2026, Amsterdam. Prende fuoco la chiesa neogotica Van del Park. Mhm. Causa esoterica. Sento molte vibrazioni basse. Mhm. È un messaggio che hanno voluto dare. La Chiesa non sarà più colei che, come per antonomasia, deterrà il potere. Ci saranno cambi di potere a partire da questo anno, non solo in questo anno, e quindi la vedo una sorta di minaccia, non solo ai grossi poteri, ma anche un messaggio per la popolazione, ossia quello di non confidare più nelle, nelle preghiere, come dire, siete persi perché ormai anche il potere della Chiesa, qualunque essa sia, è finito e quindi voi dovete badare da soli a voi stessi, siete soli. Due guglie che vanno a fuoco, la chiesa è completamente bruciata. Due, hanno scelto una chiesa con due guglie, causa esoterica. La prima informazione che mi arriva è due guglie uguale due realtà. Una vista così com'è reale, l'altra sottosopra, come due realtà che si scontrano, una realtà che viviamo e una realtà parallela, mondo, diciamo, terza dimensione e mondo sottile, una lotta di potere tra due mondi con due dimensioni diverse. Causa esoterica dei Paesi Bassi. Perché questo stato? Beh, io nei Paesi Bassi vedo intanto un enorme contatto con la natura e sento che questo significa in determinate zone meno popolazione, che corrisponde a luoghi più fattivi e fattibili per depositare sotto la crosta terrestre laboratori informatici alieni e non alieni. Quindi una grande base militare su, anzi sotto, chilometri e chilometri di terreno calpestabile ma non calpestato, in questo senso, non abitato. Il nostro amico Marius 4 probabilmente ha visto che questa mattina ho fatto un paio di ricerche. La chiesa Van del Park Von del Park, scusate, deriva dal nome Vondel, Joost van den Vondel, che è un poeta dei Paesi Bassi, morto nel 1679. Vondel, causa esoterica di questa scelta, perché questa chiesa? Vicino a un parco.
Mm. Sento di nuovo la forte connessione con l'ambiente naturale. Mm. Ritrovo questa chiesa di figure importanti, politiche e anche riguardanti proprio non mi viene il termine, riguardante la Chiesa, cardinali, persone importanti in questo ambito, dove vengono celebrate ehm, messe e rituali importanti, come luogo di una ehm, importante cerimonia collegata all'adrenocromo. Mhm. Quindi sento che è un luogo importante a livello esoterico, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista, proprio perché è un luogo geografico importante, dal punto di vista energetico, in questo luogo vengono celebrati rituali che apportano molta energia a chi vi partecipa, ehm, con la partecipazione diciamo, dell'adrenocromo, quindi di situazioni che possono essere vampiriche dal punto di vista fisico, per bambini e ragazzi soprattutto. Io ho già fatto diverse analisi di questo argomento. Una è la sessione, ah, guarda che casualità, numero 1313, 1313, Morena, Adrenocromo, Lolita, non la ricordo, non penso tu l'abbia vista. No, Cosa senti riguardo questa sessione? sento molte basse vibrazioni, sento che è come se questa energia di questa sessione fosse ancora non libera, imprigionata e ancora investita di eh, simbolismo ehm, mm, e di una marchiatura, proprio mi arriva come informazione. Vedo dei marchi e vedo questa energia ancora molto forte e imprigionata, come se pur liberando ehm, una persona da un investimento energetico del genere, una parte di questa energia da qualche parte continuasse a risuonare, Mhm. continuasse a rimanere invischiata in questo meccanismo. È in una persona, in un posto? Io sento eh, in determinati posti più che nelle persone. Mhm. Posti come possono essere appunto questi luoghi dove si svolgono questi rituali, Mhm. questi sacrifici. Infatti mi viene mal di testa. Mhm. Mettiti nella bolla insieme a me Mhm. e come con Marius portiamo tutti questi che hanno fatto sacrifici nel Capodanno 25-26 insieme a Marius nel basso astrale. Oggi siamo fattorini del basso astrale. Le cose sono molto semplici. La realtà in cui viviamo è, in un modo o nell'altro, una creazione dell'anima. Punto. Anche la I, anche i sacrifici, anche l'adrenocromo, è tutta una storia per fare delle esperienze, probabilmente un po' sfuggita di mano, ma secondo me nemmeno così tanto, perché in qualche modo, essendo un gioco, è tutto finto. Il gioco è già finito, il gioco è già vinto, siamo già ritornati là. Il tempo è una bolla inesistente, dalla quale non si può che tornare indietro. Non è vero
che ci siamo incasinati troppo e adesso non riusciamo più. È soltanto un inganno del gioco. Il gioco è già bello che è finito. Era finto all'inizio, è finto alla fine. Questo però non esula dal fatto che dobbiamo ricordare chi siamo. E la cosa più importante è che noi siamo creatori della nostra personale realtà. Quindi quando tu ed io, Barbara, oggi portiamo qualcuno nel basso astrale, lo portiamo nella nostra realtà. Vale per me e vale per te se tu vuoi. Non certo. vale per tutti. Questo è il grande errore di tutti i commenti di YouTube di questi anni ai miei video. Fai questo, fai quello, liberaci. Lucio, liberaci. Non funziona così. Funziona che tutti voi dovete fare un percorso personale, un viaggio interiore. Volete tornare alla sorgente? Si passa solo da lì, non guardando indagini, ma usando le indagini per fare un lavoro personale, un lavoro interiore, doloroso, sì, costante, sì, faticoso, sì, ma anche necessario. E questo è un viaggio che porta a grandi soddisfazioni. Un viaggio che ha una sola moneta, una sola soluzione, che ora non svelo. Forte di questa informazione, io posso farlo. Dimmi se così è o non è, Barbara. Prendo tutti i responsabili di questo sacrificio della Chiesa, non che mi interessi niente della Chiesa, assolutamente, e tutti i responsabili di questi sacrifici umani che sono stati per forza compiuti tra un anno e l'altro. Sappiamo che il potere della Matrix è nelle mani di pazzi che si affidano ai simboli, ai sacrifici, ma sono io. E te lo dico, è 17:17 minuti da che abbiamo iniziato. Li metto nella mia linea temporale nel basso astrale. È il mio gioco. Questi giochi non mi servono più, probabilmente non mi ricordo neanche di averli inventati. Ritiro il mio consenso alla loro esistenza. Se lì dentro ci sono delle parti subliminali, è possibile, cioè dentro a queste persone, non penso non tutte, queste parti subliminali un giorno usciranno dal basso astrale e secondo le mie ricerche sono lunghi periodi. E in qualche modo è un purgatorio questo basso astrale. Anche qui ho fatto molte indagini e molte sessioni su questo argomento che ahimè hanno visto in pochi. È una sorta di purgatorio dantesco. Cosa vedi, Barbara? Esattamente quello che mi hai detto. Li hai portati nella tua linea temporale e messi nel basso astrale e anche loro da lì non possono uscire adesso. È come se ci fosse un muro trasparente. Compreso Marius 4, quanti sono? 23. E quanti di questi 23 hanno anima? 12. Ok. Qual è la quantità di anni? È chiaramente un'approssimazione che dovranno passare nel purgatorio basso astrale, minima e massima tra questi 12. Minima 56, massima... Beh, il massimo è molto lontano. 1000? Eh sì, mi arriva oltre il 1000, come se non vedessi la fine. 56 è Marius? Sì, Mm, sì. ok, buona pena. Benissimo. Barbara, pronto per un altro giro? Mhm. Connettiti, Barbara, all'evento del 3 gennaio 2026.
Operazione Absolute Resolve di Trump nei confronti di un paese vicino caraibico, il Venezuela. Arresta Nicolas Maduro e moglie, spara un po' di colpi, inizia un processo di, se vogliamo, invasione degli Stati Uniti in virtù dei soliti concetti triti e ritriti ma falsi, libertà, democrazia, cose di questo genere. Le risorse petrolifere più grandi del mondo sono in Venezuela, con la scusa del narcotraffico, che cade agli occhi dei anche più maldestri analisti, in quanto la cocaina prodotta in Venezuela se ne va tutta in Europa e gli Stati Uniti sono in preda ad altri tipi di droghe, droghe sintetiche che vengono realizzate, il fentanyl, no? Che vengono Mm? realizzate in suolo statunitense direttamente perché è tutta chimica. Cosa vedi? Vedo che occorre il territorio, serve quello spazio, serve conquistare quell'area geografica come area di passaggio per potersi espandere e arrivare ad altri stati. Sento che è necessario abbattere il potere di questo stato perché c'è qualcosa che sta emergendo. Ehm, C'è un potere che in quella zona sta emergendo e sta prendendo il controllo e questo potrebbe far perdere molto denaro agli Stati Uniti. Qual è questo potere? È un potere umano? Sì, è un potere umano quello che io sento. Sento anche una questione collegata ad armi, ad azioni militari. Ehm, Sento che visualizzo proprio delle basi militari che devono essere controllate perché c'è mm, un potere che non è controllabile, c'è un aumento della produzione di armi e di risorse economiche molto forti, come se si fosse scoperto un qualcosa, una zona Mm. che può produrre molti soldi e viene difesa con le armi, quindi un aumento, un incremento di produzione di armi. In Venezuela. Sì, Dove? A est o a ovest o a sud di Caracas? ad est. La produzione di soldi è legata al petrolio? Credo proprio di sì, perché vedo come una pozza, vedo un'apertura nel terreno che va verso il basso. Nuovi giacimenti? Penso proprio di sì. Con questi pozzi petroliferi gli Stati Uniti possono andare avanti quanti altri anni? Penso che con quello che è stato rilevato, è solo, come dire, non è stato ancora accertato, però è di sicuro così, non sanno ancora neanche loro l'estensione Mm. e la potenza, la quantità, diciamo, però sento che mi arriva oltre i 100 anni. Sono state fatte tante considerazioni su rivalità tra paesi, Stati Uniti contro Cina, Cina sempre più presente nell'area caraibica. Io credo che tutti i stati siano tutti d'accordo, Russia compresa. Quindi come si può esplicare o spiegare questo gesto di Trump? È come se molti paesi mirassero per potere economico, finanziario, a questo territorio. Ed è come se ognuno gareggiasse con l'altro e si mettesse in competizione per riuscire a trovare un accordo ed acquisire quella zona.
e vengono fatti screzi da uno Stato contro l'altro per cercare di evitare la presa della Bastiglia, la presa della posizione. Mm, Sono d'accordo, ma non gli stati sono, lo sento anch'io in energetico, ma non sono d'accordo su tutto. mhm. Ci sono determinate questioni che, tipo questa, che non sono consensuali, cioè non trovano accordo e quindi iniziano a battagliare tra loro in maniera silente. E poi ci sono queste prese di posizione per dire sono io il più forte, ma non finirà in una maniera così semplice. Sembra quasi che Trump abbia avuto delle ragioni di facciata più facilmente presentabili al popolo bue. No, c'è il narcotraffico, dobbiamo difenderci, lì non c'è la democrazia, li invado. Chi dirà qualcosa? Nessuno. Chi ci tirerà le bombe? Nessuno. Noi lo facciamo agli altri, gli altri non lo fanno noi, ma in qualche modo quale facciata poteva trovare una Cina che è lontana, che non è minacciata? Mm. È un pochino, è quello che poteva, l'unico che poteva approfittarne davvero. Trump, Barbara, è umano? No, Trump è il primo, è quello dei festini con le ragazzine, oddio, come si chiama quello là? intendi Berlusconi. No, 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 Hai detto Berlusconi, ragazzine. Berlusconi non conta un cazzo. No, quello di Epstein Ah, ok. è lo Mm, stesso? sì, sì. Ok, non è umano, che DNA eterico ha Trump? Vediamo. Rettiliano ha diversi DNA. Rettiliano, umanoide, insettoide. Ok, adesso io prendo, sono sempre nella scena io, eh. Prendo un foglio e scrivo il fatto che tu non sia umano, ma hai un DNA rettiliano, umanoide ed insettoide, non ce ne frega un cazzo. Prendo questo foglio e lo porto a Trump e glielo do. Lui non si agita, non si scompone perché in realtà lui vive sotto comando. Quindi aspetto la reazione di chi lo guida. Chiamalo. Non è una sola persona che lo guida, c'è un'intera equipe che insomma Capo? Chi è? capo, ok. Tanto l'equipe va nel basso astrale subito che mi sta sulle balle. Troppa gente. Ok. Vedo questo capo, DNA umano ed umanoide. Ok, Barbara, tu sai cos'è BlackRock? No, Bene, BlackRock nasce nell'88 e viene inventata, diciamo così, da Larry Fink, Fink, chiamalo, che ha già una settantina d'anni. Fink, Fink in inglese, per caso me lo sono andato a vedere oggi perché mi sembrava un cognome molto strano. Significa spia informatore in inglese, è un cognome. Chiama la spia. la vedo. E dietro di lei c'è sempre tutta un'intera equipe, non è un'unica figura. Benissimo. Cos'è BlackRock? Come lo vedi in eterico, visto che non sai cos'è? Allora, mi appare come una forma sferica senza una forma umana, un'energia più o meno sferica, sfocata, di colore grigio-nero, con tante punte nei lati, come se fosse un riccio, Le punte sono tutte lunghe uguali o di diverse di lunghezze? diversa misura. Io ogni tanto ti faccio queste domande perché le vedo delle cose, no? Ok. Sono barbaro anche io ogni tanto. Sono anche monico. L'altro giorno ho fatto una sessione ed ero veramente monico con Monica.
Ok, che cos'è? È la società più grande al mondo di gestione di investimenti. Sostanzialmente, qualunque cosa tu faccia in una giornata, mangi, bevi, ti muovi, usi la macchina, consumi benzina, guardi la televisione, compri, non so, vedo la tenda di casa tua, una tenda nuova, una percentuale del 5% in su di quella società a cui tu hai dato dei soldi è nelle mani di BlackRock. Mm. Se cade BlackRock, cade l'economia mondiale. Stiamo parlando di cifre infinite, trilioni di dollari. E tutto questo è gestito anche, non solo, da un software, Aladdin. Chiamalo il software. Faccio queste domande davanti a Trump, davanti a Larry Fink, e in mano ho una bacchetta da maestrino e me la sbatto sulla mano sinistra. Mm. Il momento delle risposte. Il palmo della mia mano destra è pronto a raccogliere chi mi sta sulle balle e portarlo nel basso astrale, come ho già fatto. Gli deposito con il palmo della mia mano. Ma questa non è ipnosi, infatti. Tutto fatto. Sono lì. Come vedi Aladdin? Vedo la disperazione. Questo è il termine che mi arriva. Disperazione, rabbia che si fondono insieme e diventano un'energia esplosiva. Non riescono a muoversi. Chi? Adesso li hai messi nel basso astrale e loro non riescono a muoversi. Ma non anche Larry e Trump. No, Facciamo altri esperimenti davanti a Larry e Trump. Aladdin, siamo creatori. È un progetto, è un programma, scusa. Cambiamolo il programma, riscriviamolo. Ci passo sopra la mano e Aladdin diventa Nidala, al contrario. beh, loro sono disperati. C'è grande disperazione, il programma è completamente stravolto e capovolto, quindi loro perdono potere, quindi denaro, e è come se vedessi le loro figure assottigliarsi, perdere spessore, colore, densità. Rifacciamo anche l'immagine del programma Aladdin che dovrebbe avere un logo, penso, non sono andato a vederlo. Il nuovo logo di Nidala è un Tau, un cerchio diviso a metà da un'ondina, bianco a sinistra con puntino nero, nero a destra con puntino bianco. Mhm. Questo è Nidala, il disattivatore di BlackRock, il disattivatore del principio solo ed esclusivamente che ruota intorno al profitto. Vedo che si scatena una potenza energetica enorme, di grande spessore. Vedo energia positiva, pulita, da emergere da questo cambio repentino e la vedo inondare la nostra realtà. Non vedo più neanche le due figure, sono completamente sparite. Vedo solo tanta luce. Le figure, cioè Trump, Sì, sì. mettiamolo comunque Trump,
e Larry, giusto? Doppio, sì, il basso astrale. Questo vale per me e se tu vuoi farlo, vale per te. certo. Ok. Il Ok. tempo si allunga molto per loro. Beh, se sono privi di anima, resteranno lì per sempre. Se Mm, hanno anima, per forza, come dire, la composizione dell'anima di loro è la stessa della tua e della mia. E quindi in qualche modo loro hanno deciso di fare questo gioco e hanno deciso di fare i cattivi, permettendo a noi di fare il gioco dei buoni, eh? Attenzione. ok. Io sono qui oggi a fare questo lavoro perché una mia parente me ne ha giocata una molto grossa. E in virtù dell'unica regola alla quale mi devo rifare, mi sono rifatto, che non svelo in questa indagine, lei, a lei è tornato tutto indietro e lei adesso è nel basso astrale. Ma è grazie a lei che io faccio questo lavoro. È grazie a lei che io sto ricordando chi sono molto velocemente. Forse ci avrei messo molto più tempo. Evidentemente ci siamo messi d'accordo. Lei aveva bisogno di fare quell'esperienza, non per me, per se stessa, e aveva bisogno di una vittima, io avevo bisogno di un carnefice. Come la vedi, Barbara? La vedo assolutamente così, assolutamente d'accordo e lo vedo in energetico uguale. Ti trovi in queste visioni? Assolutamente sì. In passato non era così, però non riuscivi a muoverti in queste vibrazioni. Sono cresciuta anch'io. Ho fatto un po' di esperienza anch'io. Il percorso ci segna e ci insegna. Percorso che noi tracciamo sempre, nel bene e nel male. Non siamo vittime, ma siamo soltanto creatori. Barbara, andiamo in Venezuela. Dove andiamo? Ovest. Esistono dei capi della Matrix. Il capo non è uno solo, sono capi di vari stati energetici. Mi interessa vedere, parlare, discorrere con il capo della natura, il capo del piccolo popolo, quegli elementali che dominano i quattro elementi, che non si mostrano mai, che non ci offrono aiuto se noi non glielo chiediamo e non è mai l'aiuto che pensiamo, ma sono sempre solo suggerimenti finché noi si trovi la nostra strada da sola, da soli. C'è un capo? Vedo una fiamma di luce, un piccolo punto che sembra fatto di fuoco, come dire, alimentato dal fuoco, ma in realtà è un'energia, non è reale fuoco, è energia che prende la forma di una fiamma. È un riassunto delle quattro elementali, acqua, fuoco, aria e terra. Sì, Solitamente non si mostrano completamente, quindi è un'immagine riassuntiva, sì, simbolica, riassuntiva, sì. simbolica. Il Venezuela è ricchissimo di, più che di petrolio, di bellezza, io non ci sono mai stato purtroppo, di bellezza natura. Cosa dice questa fiammella a questo proposito? Che la potenza che possiamo riscontrare nella natura possiamo ritrovarla in noi stessi. La natura è uno specchio, i suoi elementi completano le parti della natura, così come noi siamo scomposti e ritroviamo la nostra unità nel nostro spirito. Sono l'esempio che dobbiamo seguire
se vogliamo ritrovare la nostra integrità. Cosa sta succedendo in Venezuela dal suo punto di vista? La natura è un'entità, ha uno spirito, ha una coscienza, ti dice, e viene continuamente insultata e distrutta da coloro che non conoscono il suo valore. La terra, gli elementi, l'aria, il fuoco vengono insultati continuamente dalle basse vibrazioni, da una realtà creata per distruggere non tanto l'essere umano in sé, ma la natura. Dice che noi siamo mezzi usati insieme alla nostra dualità per distruggere la natura, ma che questo non accadrà. Perché non può accadere. Non può assolutamente accadere, non è possibile. Che succede in questo anno 1, 2026, dal punto di vista della fiammella? Ha un Il nome? potere, vediamo, mi arriva Argos, Mm. il potere della natura tornerà a risorgere. La natura sfoggerà i suoi poteri più forti per rinascere, per fare una grande pulizia in questo mondo che è diventato ormai solo analogico e distruggerà le creazioni più grandi ideate attraverso progetti portati sulla Terra da esseri non umani. Vuole dirmi che c'è una grande energia che sta tornando a far sentire la sua forza, che riporterà gradualmente il predominio della forza della natura su tante altre realtà che sono state costruite per distruggerla. Da dove viene questa forza? C'è sempre stata, non è una forza nuova, non è nata adesso, non si è alimentata adesso, è stata sempre lì, ma in modalità stand-by, solo con la giusta dose di carica. Adesso che la situazione mondiale, universale peggiora, vi è necessità di espandere questo potere, questa energia. Bene, in qualche modo anche la natura è una nostra creazione. Siamo portati a considerare la natura sopra di noi. In realtà noi l'abbiamo creata. Chiedi ad Argos, a questa fiammella, alla rappresentante del piccolo popolo, della natura, cosa pensa delle persone che non vogliono fare un lavoro su se stesse? Che non appartengono a lei, che sono lontane da ciò che lei insegna, sono lontane dalla sua essenza e dalla sua natura e che le loro creazioni non possono essere concretizzate, sono solo uno specchio, ma non possono essere concretizzate, per cui le loro realtà verranno distrutte, infrante, e con esse anche la loro energia.
Sono persone che pensano di avere un percorso spirituale in corso, ma non muovono un dito. E sembra, specialmente da quest'anno in poi, che ci sia sempre di più una separazione. Da una parte, quelli che stanno andando molto veloci e forse risentono dell'uno, del 2026 in quanto uno, di questa carica energetica che sta arrivando, ed altre che sono completamente immobili. Molte di queste, per esempio, seguono queste indagini, seguono i miei video di sessioni fatte su persone, ma sono completamente immobili, bloccate, attaccate a mille scuse, pur di non fare mai un lavoro su se stesse. Non si specchiano mai. Fa paura guardarsi dentro. Che succede? Cosa vedi a queste parole? Vedo tante energie che si guardano dentro, ma non si ritrovano, non ritrovano le loro parti, come se fossero divise e queste parti sono lontane, separate e loro hanno trovato il loro equilibrio, il loro disegno in questa separazione, tanto che adesso la paura è riunirle. Non c'è più la paura di essere divisi, c'è la paura di riunire le parti, perché si è trovato una sorta di equilibrio statico, no? Quando stai male, sei diviso, ti abitui anche a questo e dopo hai paura di ritornare integro perché questo ti comporta uno sforzo, ehm, una stanchezza, ehm, del dolore, una sofferenza. Quindi a volte si preferisce la staticità, però questa staticità nella divisione non porta all'unità. Bene, Trump sul mio palmo della mano, lo stesso Larry Fink, io lo immetto nel basso astrale, nella mia linea temporale, nella mia realtà. Lo faccio Sì, perché lo posso fare. perché è la tua realtà, puoi fare quello che vuoi, sei tu il creatore. Ma io lo faccio perché ho fatto un percorso su di me. Tu lo fai perché vuoi trovare l'unità e l'hai trovata, perché tu hai lavorato e non hai avuto paura di confrontarti con te stesso, quindi hai creato e costruito la tua realtà nella quale sei l'unico a poter decidere. Davanti a questo gesto e a queste parole, molti di quelli che hai visto bloccati, che fanno? Prendono le informazioni, le raccolgono, qualcuno magari aveva bisogno solo di poco, del là, insomma, per potersi muovere, quindi inizia a ricercare in se stesso. Per altri che pure hanno acquisito le informazioni, invece non c'è movimento, continua la staticità. Va bene, un momento del 2026 in cui l'argomento Venezuela avrà una svolta, in un senso o nell'altro. Barbara, Sì, lo vedi? sì, lo vedo adesso. Vedo fomentarsi tanta energia e vedo un cambiamento di rotta, come un exploit, qualcosa che non ci si aspetta, che cambierà la situazione. Cosa? Mm. È come se vedessi lo stato così com'è, diventare persona fisica forte, un Hulk, Hulk e prendere il potere.
Scacco matto, mi viene da dire, come se ci dovesse essere una mossa strategica che può riportare libertà. Abbiamo quasi finito, Barbara. E Cuba? La debolissima e fragilissima Cuba, da troppi decenni in mano a dittatura militare, a cui io sono molto legato e non so perché, anzi magari se vorrai me lo direi tu, e potrebbe essere la nuova Venezuela, lo step 2. Sento che ci vorrà ancora un po' di tempo per questo. Non sento un cambiamento imminente, ecco, veloce, e lo sento fortemente traumatico. Sacrificio, dolore per arrivare alla liberazione. Dammi un anno. Mi arriverebbe addirittura 2032. Va bene. E infine, micro indagine di una o due battute, Barbara, se te la senti, vuoi? Mhm. Io non ho seguito un granché, e non mi interessa nemmeno un granché, ma molti sì. Chiama Barbara davanti a te Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. Sì. Tutta la questione messa su da Corona, che ha un canale che si chiama Falsissimo, causa esoterica. Segreto di Pulcinella, mondo dello spettacolo è sempre stato, come denunciato da Aldo Busi anni e anni fa in un'intervista, ma lo sapevano tutti, lo sanno tutti, è sempre stato dominato da queste necessità e da questi obblighi. Qual è il vero motivo per cui tutto questo nasce? Il motivo esoterico è che questo genere di notizie, questo genere di informazioni divulgate agiscono su una particolare parte del cervello dell'essere umano e sono in grado di manipolare il pensiero e quella zona. Quindi vi è una costante alimentazione di queste informazioni perché il loro essere divulgate condiziona e rapisce l'essere umano praticamente. È capace di manipolare energeticamente il suo pensiero In che direzione? nella direzione dell'involuzione, nella direzione del non verso la paura, intanto, anche solo di informazioni banali. Verso la rabbia, verso le basse frequenze, in modo tale che l'essere umano non possa utilizzare quella sua energia e quella sua propensione per potersi dedicare ad ad un pensiero di crescita verso se stesso, ma di concentrarsi su alcune diatribe mentali ehm, che non hanno valore, non sono fini, anzi sono solo fini a se stesse. Quindi di concentrare e convertire l'energia dell'essere umano prodotta dalla mente verso un discorso futile di divisione interiore. Mhm. Ehm, perché vogliono far fuori i signorini? Non è vero. Signorini minaccia di rivelare altri segreti di Pulcinella su Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Sento che sono segreti, come dici tu, di Pulcinella, sono tutte cose che si sanno già in quell'ambiente
ma che non è reale questa informazione, è tutta una sceneggiata. Non lo farà, è tutto costruito, A che scopo? sempre allo scopo di attrarre audience, di attirare attenzione su lui, farlo diventare ancora più un'icona e quindi fargli acquistare energia, perché in realtà dietro di lui non c'è lui, c'è un altro pacchetto, un altro team, come l'ho visto prima, di persone che lo guida, di persone che vengono alimentate da questa figura. Non lo sento reale. Tutta una buffonata, quindi. E Sì. Corona? Ma Corona uguale, è umano rispetto a Signorini che non lo sento del tutto così, Mhm. e cerca soltanto il potere, lui crede di poter acquisire l'energia degli altri facendo un po' l'arrogante, diciamo fingendo di essere colui che è forte, è più intelligente, più astuto, il ribelle. Mm. Ecco. E È invece? un po' come il discorso tra le forze, diciamo, per esempio, più importanti e l'essere umano. Ci sono le forze più grandi che cercano di inglobare l'energia di alcuni esseri umani e alcuni rispondono dicendo no, ma sono io che governo te. Quindi è sempre questa lotta per il potere, sempre questa lotta ancestrale che c'è un po' da sempre nella realtà di molti, tra coloro che detengono il potere e gli altri che si possono ribellare. Ma non sento niente di concreto, sinceramente. Consapevolezza di signorini in numeri. 5-6? La tua? 56, quindi? 5/6, Ok. era tra un 5 ed un 6. La mia è in relazione a questo argomento o in In generale? generale. 682. Corona? 228. Mm, va bene. Su questo argomento io metto il mio personale ad eternum, una creazione di energia mia ad alta frequenza. Se questi sono argomenti ad alta frequenza saranno compatibili, altrimenti saranno distrutti, oscurati, sopraffatti, prevaricati da questa energia. Ok. Che succede? Esclusi. Mm. Vengono Mandati via. Sì, sì, vengono mandati via questi argomenti. Disciolti, ecco. Bene, Barbara, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, abbiamo finito. Come ci vedi tu ed io in eterico? Uno di fronte all'altro, molto vicini, passa un palmo tra noi due, occhi negli occhi, vedo la nostra energia, quella che corrisponde alla testa, che si apre verso l'alto, come se ci fosse una base quadrangolare, sai, tipo come il quadrato della base della piramide, che si apre verso l'alto. Vedo un'energia che si apre dalla schiena, una che parte dai nostri piedi verso il basso e un'altra dal petto che va in avanti.
e le nostre due si incontrano, quelle che vanno sul davanti. Barbara, il famoso 3 gennaio, quando qualcuno faceva qualcos'altro, era la luna piena. Chiudiamo in questo modo. Andiamo insieme, se tu vuoi, in un bosco nella terra, in quella notte di luna piena, ospiti, se ce lo permettono, di una festa del piccolo popolo. Sì, Che succede? sento tanta energia. Sento un'energia positiva così chiassosa che mi viene da sorridere. Vedi solo energia o anche il piccolo popolo? Lo visualizzo. È come se stesse lì a fare confusione, a far festa, a, a gioire, a festeggiare il fatto che ci sia la luna piena, che ci sia questa energia, che contrariamente a molte visioni mi dicono che è un'energia di rinascita. Ci vogliono lasciare con un messaggio o una parola? Mi dicono ad eternum è una grande creazione, continua a sfruttarla. Creiamola insieme. La visualizzo, è molto grande e ci sono energie di entrambi. C'è musica, C'è musica, c'è colore, canti, c'è urla, festa. gioia, sì, tantissima. C'è cibo. No, Non è una dimensione terrena questa. no, 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 non c'è cibo, assolutamente. Sento vibrazioni molto intense, talmente intense che quasi oltre a vederle potrei toccarle. E sento urla, canti, unione. Sento un'energia bellissima. Li salutiamo Mm, ok, e ci salutiamo. Interrompo la registrazione e ti riporto indietro. Sì? ok.